Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mettiamo a confronto la nuova Sony ZV-E10 Mark II con il modello della prima generazione, cioè la Sony ZV-E10 Mark I. Vedremo tutte le differenze, i miglioramenti, ma anche che cosa non è cambiato. E alla fine risponderemo alla domanda più importante: vale davvero la pena fare un upgrade? Esteticamente, come potete vedere, sono molto simili, ma la Mark II prende ispirazione dalla sorella maggiore ZV-E1. Ha controlli più intuitivi rispetto al primo modello. Le ghiere e i pulsanti sono stati ridisegnati, spostando ad esempio lo switch dell'accensione dalla levetta posta sopra la camera al rocker dello zoom, quindi hanno spostato l'accensione qui vicino. Il pulsante di selezione delle modalità sostituito con una leva per avere una selezione più rapida anche con la fotocamera spenta. La Mark II ora ha un'impugnatura più comoda e il peso e le dimensioni, come potete vedere, sono leggermente aumentate, ma questo non ne compromette l'utilizzo in termini di portabilità. Lo schermo rimane orientabile a 180 gradi, sia per il nuovo modello che per la precedente, quindi per entrambe abbiamo un ottimo schermo per quanto riguarda il vlog e per le foto selfie. La vera differenza tra le due camere sta nel menu a tab verticale della Mark II, molto più semplice da navigare rispetto al menu classico della Mark I. Entrambe le camere hanno un sensore APS-C, ma la Mark II monta un nuovo sensore da 26 megapixel contro i 24 del primo modello. Va a perdere così però l'otturatore meccanico, lasciando solo quello elettronico. Quindi perdiamo delle possibilità in termini di utilizzo di fotografia con i flash, passando quindi, scusatemi il tecnicismo, da un 160esimo come tempo di sincronizzazione a un 30esimo, senza ovviamente la possibilità di utilizzare l'High Speed Sync. Quindi valutate di utilizzare luci continue invece che i flash. Passiamo ora a dire che la differenza sostanziale sta nel processore. La Mark II monta un nuovo processore Bionz XR rispetto al modello precedente che monta il Bionz X. Offre colori più fedeli, una gestione ISO migliorata e con letture più veloci del sensore un rolling shutter ridotto. Per la fotografia a luce continua le differenze quasi non si notano, sono minime, ma nel video invece si notano con più facilità. Passiamo da 425 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase ai 759 del nuovo modello. Parliamo ora proprio delle differenze in termini appunto di creazione video. La Mark I si ferma a 4K 30 fps 420 a 8 bit in oversampling dal 6K, mentre la Mark II arriva al 4K a 60 fps 422 a 10 bit, con un oversampling però dal 5,6K. Abbiamo anche qui su entrambe le camere la possibilità di fare delle riprese in log con l'S-Log 3, ma si aggiunge il nuovo profilo colore S-Cineton che è assente sulla Mark I. Oltre alla possibilità di caricare, come nei modelli della linea Cinema, delle LUT direttamente in camera. La gestione del colore sulla Mark II risulta così quindi molto più flessibile. Entrambe le camere hanno la funzione di slow motion, ma usarle alla massima capacità richiede ovviamente l'utilizzo di schede ad alta velocità, come l'SD V60 o V90. Un altro vantaggio in questa camera è importante per la gestione del surriscaldamento, che adesso è stata migliorata e permette di registrare per tempi più lunghi. L'autofocus è eccellente su entrambe le camere, ma la Mark II eredita l'algoritmo di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli occhi, persone e animali, molto più preciso nei movimenti rapidi. Per quanto riguarda la stabilizzazione, rimane elettronica su entrambe le camere, con la possibilità ovviamente di utilizzare Catalyst in post-produzione. Una delle cose che possiamo fare ad esempio per vloggare utilizzando la stabilizzazione attiva è ad esempio quello di utilizzare un selfie stick o un piccolo treppiede, che può essere una soluzione comoda per quando si tratta di vloggare in mobilità. Entrambe hanno un microfono direzionale a 3 capsule, molto valido per quanto riguarda la parte di vlog. La qualità è simile, ma la Mark II gestisce meglio il rumore di fondo, avendo la possibilità di scegliere da quale direzione prendere meglio l'audio. Per entrambe rimane la compatibilità con i microfoni digitali Hot Shoe di Sony o di DJI eventualmente con l'apposito adattatore. Entrambe hanno un'uscita per le cuffie ed una porta di uscita video HDMI, micro HDMI. La Mark II inserisce una porta USB-C
3.2 che garantisce trasferimenti rapidi e mantiene la possibilità di usarla come webcam senza software aggiuntivi. La batteria NP-FV50 viene sostituita dal modello maggiorato di casa Sony, la NP-FZ100, che avendo una maggiore capacità e dotando la Mark II di una migliore gestione energetica, permette molti più minuti e molti più scatti in fase di utilizzo. La ZV-10 oggi si trova solo corpo intorno ai 550-600 euro, sull'usato arriviamo anche sui 450, mentre la nuova Mark II invece parte dai 950 a 1000 euro. Quindi può convenire? Beh, se fate vlog, lavorate molto sui social, ma con contenuti semplici e volete risparmiare qualcosa, o eventualmente siete già possessori del primo modello, la Mark I è ancora un ottimo best buy. Se invece volete il 10 bit, il 4K60 e un workflow molto più professionale, la Mark II è il passo giusto che potete fare per ottenere ottimi risultati, in quanto rimane comunque una delle migliori nella sua fascia di prezzo. Ora, fatemi sapere nei commenti se voi fareste un upgrade alla Mark II o come me preferite restare con la ZV-10 primo modello. Se questo video vi ha intrattenuto, vi è piaciuto, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Se vi va potete valutare anche la possibilità di utilizzare la nuova funzione Hype oppure quella di scrivere un commento per dare più visibilità a questo video. E con me, se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!